Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di una cosa che mi è appena successo, un avvenimento di cui non mi aspettavo. Tutti i pesci dell'acquario Red Shimmer Valley con 200 litri in cui c'è Oinotropis, mi sono svegliato, vi dico, mezz'ora fa e nel controllo degli acquari ho trovato una triste sorpresa. Non so quale sia il motivo. Come vi faccio vedere, ahimè, tutti i pesci sono morti anche purtroppo da poco quanto vedo. Sono riuscito a recuperarli tutti, non so per qualsivoglia motivo, erano incastrati tutti quanti nella valisneria, quindi non lo so, adesso stiamo aspettando che il test della gente ci indichi se c'è qualcosa da andare o meno. Adesso faremo anche un cambio d'acqua e vedremo di risolvere, di capire cosa sia successo, ecco. Ed ecco i nostri piccolini che non ci sono più. L'unico che sono riuscito a salvarne è solo uno che l'ho spostato subito in un'altra vasca che è vuota, che l'ho avviata da pochi giorni in fase di maturazione insieme al nostro Suchelius. E niente, qua ho controllato tutti gli altri pesci, sembrano stare bene, non capisco quale sia il motivo per cui siano deceduti. Li ho trovati tutti qua sopra, incastrati, tutti quanti, tranne uno che stava boccheggiando, quella che è sopravvissuta, infatti è lì, poverina, da sola, e non capisco quale sia il motivo, non ne ho la più pallida idea. Adesso aspettando il reagente prima che gli NO2 erano troppo alti, ma non mi sembra. Ieri sera non ho mangiato bene, ho fatto un refill di acqua e via. Poca ossigenazione? Non mi sembra, anche perché avendo tutte queste piante in realtà dovrebbe esserci. A pensare che questi pesciolini li ho avuti per un anno e rotti in una vasca in cui la circolazione dell'acqua era praticamente zero. Adesso sono passati 10 minuti dal test e sembra che la colorazione sia questa qua, come sembra, anche se onestamente sì, dall'alto sì, perché se qua non sembra. Vediamo un po'. No, non è questo. C'è più quello, è 0,5 è 0,5 mg litro. In realtà 0,5 mg litro è ancora, come dice il test, è ancora innocuo, quindi non lo so quale sia il motivo. Adesso non ho test e reagenti per l'NO3, se fosse quello il problema, ma non credo, perché tutti gli altri pesci stanno bene, cioè i Corydoras e gli Ancistrus che sono lì, quindi almeno una pesciolina l'ho salvata, era l'ultima rimasta, adesso nell'acquario lì mi spiace che è sola. Niente, adesso vedo un attimo se prendo su un campione e cercherò di fare un test, andrò magari in un negozio. E niente, giusto per capire cosa sia successo o no. Vediamo adesso, prendiamo il campione dell'acqua, andiamo in un negozio e vedremo. Adesso siamo qua in negozio con il nostro campione d'acqua e aspettiamo che il ragazzo venga a farci i test e vediamo cosa salta fuori, perché gli N2 sono ancora a posto. Adesso, siccome non ho gli altri reagenti, vediamo se c'è qualcos'altro che non sappiamo purtroppo. Adesso vediamo, sperando che sia tutto a posto, o meno che cerchiamo di capire cos'è che non va. Ho fatto una mia vasca completamente, morti tutto il banco di pesci che ho. È strano, perché ho a casa 9 vasche, quindi controllo ogni 2 settimane i parametri. Stamattina quando ho fatto il controllo, gli NO2 sono a 0,5 mg litro. Gli altri reagenti li ho finiti, quindi non capisco quale sia. 0,5, 0,05. Allora, io ho usato il test quello della sera, c'era il giallo, c'è scritto 0,5, quindi non so se è rimasto solo quello. Quindi gli NO3 tutto non so dirti.
Il problema è che sono morti su 12, 11 inotropi sul Trenzi, sono dei caracini anche molto resistenti. Cioè li ho avuti per un anno in una vasca praticamente senza filtro, senza problemi. Adesso ho messi questa vasca a 200 litri con un bel filtraggio, c'ho un muro di vallisnera, cioè è iper piantumato. Quindi il problema è che gli Ancistrus e i Coridora stanno bene. Quindi, infatti per questo voglio fare un test completo per capire quale sia il problema. Ok. Non comprendo. Avviata, Ma da mo' è vecchia come vasca. Cioè, prima di avviarla e tutto, ci ho impiegato poco ad avviarla, anche perché poi usate dei batteri, il filtro era già maturo. il test che hai fatto l'hai fatto dopo che hai trovato i pesci morti? Sì, subito, infatti appena ho visto ho preso l'acqua, un campione anche per capire qual è il problema. Anche perché fossero pesci delicati, dico, anche perché ho dei betta a casa, quindi mi sembra tutto un po' strano. Giusto per capire se magari c'è qualche valore oppure boh. Sono riuscito solo a salvarne uno praticamente. Ok ragazzi, tutti i test sono finiti, sono durati un bel po', che abbiamo fatto un check-up completo, adesso ve li leggo. Allora, il pH, 7,5, quindi per essere l'acqua del rubinetto tanta roba. KH7, GH11, quindi per i inotropi sul Trensis, per la razza che i valori vanno benissimo. Adesso passiamo agli inquinanti. Il problema grosso è questo, nel senso che NO2 0,3 non è né troppo alto, quindi a livello di pericolosità, né basso. Questo parametro potrebbe essere scaturito dal fattore dell'iniziale moria di uno dei pesciolini, che sicuramente avrà aumentato questo parametro. Il problema grosso è che l'NO3 20 o 0, non riesco bene a leggere, e l'NH4 a 0. Il problema è che proprio gli inquinanti, ha detto l'NO3 sono a livelli normalissimi, ha detto nulla di pericoloso, anzi parametri nella norma. Infatti l'NH4 scusate a 0, quindi proprio l'ammoniaca è 0, quindi è strano che tutti questi pesciolini mi si siano morti praticamente in nottata. Ieri sera stavano bene, stamattina mi sono trovati tutti morti. La cosa assurda è che gli altri pesci non hanno problemi, quindi anche è strano il negoziante che possono essere morti tutti insieme. O c'è qualcosa a livello di microbiologia, di magari di microorganismi che hanno intaccato solo loro, non lo so. L'unica differenza è che ieri sera abbiamo dato della Daphnia, però l'hanno mangiato anche tutti gli altri pesci degli altri acquari, quindi sono assurdo che siano potuti morire per questa cosa, anzi perché l'ho sempre data, quindi non lo so. Quindi a livello adesso, come adesso, non sappiamo il motivo e il perché i nostri inotropi si siano morti. La cosa naturalmente mi fa girare alquanto, vi dico le scatole perché non posso dire altre parole, perché se avessimo trovato dei parametri sbagliati, dico ok, abbiamo sbagliato qualcosa, ma nel nostro caso non abbiamo sbagliato nulla. Quindi non sappiamo il motivo e il perché siano morti questi pesci. Assurdo, perché sono pesci molto molto resistenti, quindi fanno parte della famiglia dei caracidi, quindi non si sa. I test sono tutto sommato positivi, l'unico che è un po' più alto è l'NO2, però ci sta perché sono morti i pesci, quindi io non me ne sono accorto subito. Giustamente stamattina mi sono alzato, mi sono trovato rischiattati, Dio santo, scusate, quindi niente. Adesso andiamo a casa, faremo un cambio d'acqua per poter abbassare gli NO2, e niente, adesso andiamo a casa e cambieremo l'acqua. Ora siamo qua a casa e faremo un cambio d'acqua, una piccola manutenzione, cercheremo di tirare un po' di vallisneria, fare un cambio d'acqua, diamo una piccola sistematina e controlliamo che tutti gli altri pesci siano a posto, anche se nella prima occhiata li ho visti tutti. Comunque controlliamo. Stiamo sistemando un po' le cose, nel senso abbiamo controllato che gli altri pesciolini c'erano, infatti ho tirato su un po' di sassi, legni, abbiamo rimessi a posto in posizione al cavolo. Adesso stiamo dando una bella potata alla vallisneria per dargli una bella rinfrescata. Naturalmente di questo acquario in futuro non ci saranno più aggiornamenti perché ho deciso di rifarlo tutto da capo. Non so cosa metterò dentro, non so ancora cosa, quindi vedremo.
In base a quello che deciderò, vediamo anche che razza non mette. Naturalmente pesce ad acqua fredda, perché non voglio più avere termostati, ok? Quindi vediamo, adesso stiamo proseguendo con la manutenzione di quest'acquario. Ok, adesso la vasca è a posto, abbiamo messo biocondizionatore, tutto quello che serve, i pesciolini sono tutti ok, quindi niente. Quindi ragazzi, la situazione è questa, non troppi silotrensis, morti tutti, ad eccezione di una piccolina che l'ho messo nel nuovo acquarietto che abbiamo allestito giusto 2 giorni fa. Lo useremo come pesciolino pilota, quindi anche perché non è facile trovarli, magari avere un banco nuovo eccetera eccetera. I pesci che andremo in quell'altro acquario saranno sempre in Nord America, un po' più grandi, quindi in teoria dovrebbe, se in futuro riusciamo, la convivenza dovrebbe essere fattibile, poi mi informerò meglio. E niente ragazzi, questo video è per farvi capire che anche per chi ha esperienza non tutto va come dovrebbe, quindi di conseguenza ragazzi purtroppo sono cose che capitano, ci girano le scatole perché di conseguenza ci girano, però purtroppo capita, come nel nostro caso non c'è nessun errore umano, non riusciamo a capire quale sia il problema, quindi e quello è ancora più assurdo, però abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, di conseguenza niente, grazie per essere stati con noi ragazzi, ci vediamo per un nuovo video, naturalmente ricordatevi di iscrivervi, commentate, mettete un mi piace, così aiuterete il nostro canale a crescere. Ciao a tutti, al prossimo video, ciao!